Il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 ha portato CDPR dall'essere uno dei marchi videoludici più stimati dell'industria a essere uno dei più famigerati. I numerosissimi bug, le versioni old gen praticamente ingiocabili e una gestione delle aspettative inesistente a tutti gli effetti ha provocato un tracollo improvviso del livello di fiducia dei giocatori verso la casa di sviluppo polacca. E non solo quello. CDPR si è giocato in una volta sola la stima dei giocatori e degli investitori, fino a renderle la fiducia persa praticamente irrecuperabile. Oppure no. Diamo a Cesare quel che è il di Cesare. Va detto che a fronte di tutte le boiate fatte con Cyberpunk 2077, CDPR non se n'è però stata con le mani in mano durante il post lancio. Nei 3 anni successivi gli sviluppatori non hanno mai smesso di aggiornare il gioco, sistemando i bug, aggiornando i vari sistemi e introducendo anche nuove funzionalità. La ciliegina sulla torta è arrivata da poco con l'espansione Phantom Liberty e la connessa patch 2.0. Un esempio su tutti: una delle remore più grosse che avevo col gioco al lancio era il sistema di perk praticamente noiosissimo. Sconfiggere nemici, completare quest per avere un level up e dei perk point che poi possono andare investiti in un aumento del 2% sui danni con i fucili o un aumento del 15% alla silenziosità. Non è esattamente emozionante. Con gli alberi di abilità reworkati con la patch 2.0, finalmente ad ogni level up gli upgrade saranno sostanziali e potranno andare da roba semplice come equipaggiare un maggior numero di cyberware, migliorare gli oggetti di cura, fino ad arrivare a lanciare missili a catene, sparare fulmini dalle armi tecnologiche o fare salti e scatti a mezz'aria. Associando questi nuovi skill tree al nuovo sistema di cyberware decisamente migliorato, e le possibilità si decuplicano. Ci sono ovviamente grossi nuovi cambiamenti anche per esempio sul nuovo sistema di Wanted per la polizia o il combattimento tra veicoli, però si tratta di cambiamenti più che altro meccanici che non faranno cambiare idea a quelle persone che erano rimaste deluse dalla parte narrativa e GDPR di Cyberpunk 2077 al lancio. Ed è qui che entra in gioco Phantom Liberty. Non parlerò della trama perché non voglio fare spoiler, però sappiate che Phantom Liberty è una spy story perfettamente scritta, con personaggi interessati e plot twist ad ogni angolo. La sceneggiatura, i dialoghi, colpi di scena, la struttura delle quest mi hanno tenuto incollato allo schermo fino a notte fonda per sapere come andasse avanti la storia. Inseriamo tutto questo in una nuova zona che, per quanto piccola, è densa di attività e quest secondarie piene di scelte da fare, ed ecco che abbiamo quella che secondo me è assolutamente l'espansione dell'anno. CDPR è quindi sostanzialmente riuscita nei 3 anni successivi al lancio di Cyberpunk 2077 a trasformarlo a qualcosa di vicino a quello che i giocatori si aspettavano al lancio. Ma sarà bastato a riconquistare il pubblico? Partiamo dal presupposto che, per quanto mi riguarda, fiducia incondizionata non va data mai a nessun publisher, a prescindere da cosa hanno rilasciato in precedenza. Una sana dose di scetticismo è l'arma migliore di qualsiasi giocatore assennato, e l'hype è sempre il suo nemico mortale. Dopotutto Cyberpunk 2077 è l'esempio più lampante di quante vendite possono essere mosse semplicemente facendo leva sull'hype piuttosto che sulla qualità del prodotto. CDPR ha decisamente rilasciato un gioco non completo al lancio, ma la sua colpa più grande è stata quella di aver volutamente nascosto lo stato del gioco fino al day one. Ad esempio, i recensori hanno ricevuto dei review code solo per la versione su PC, perché è quella che presentava meno problemi. Nonostante avesse comunque dei bug, però non c'era il problema della performance disastrosa che era presente sulle versioni console, soprattutto su quelle old gen, che erano praticamente inguardabili, al punto da portare Sony a togliere il prodotto dalla vendita per un bel po' di tempo. Questo è uno dei motivi principali per cui la media dei voti è stata abbastanza alta nonostante lo stato del gioco, il che ha portato i giocatori a ricevere una bella doccia fredda arrivato il lancio. Questo tipo di manipolazione delle informazioni ha colto molti di sorpresa, perché è una strategia che è stata impiegata in passato da altri publisher più famigerati come Electronic Arts o Ubisoft, e CDPR, che fino a quel momento era visto come il salvatore del gaming, soprattutto dopo The Witcher 3, nessuno avrebbe mai pensato che si sarebbero potuti abbassare a tanto. Ed è qui che io inviterei tutti a fare uno spunto di riflessione, perché il problema è a monte. Noi come giocatori molto spesso tendiamo a umanizzare queste aziende, dividerle ad esempio tra buone o cattive.
quando alla fine le decisioni che vengono prese per quanto riguarda il rilascio di un gioco qualsiasi, in qualsiasi publisher, vengono fatte nelle sale del potere che rispondono molto di più agli investitori che ai giocatori. E CDPR non fa eccezione. Parliamoci chiaro, le case di sviluppo sono strapiene di persone che adorano il loro lavoro e adorano il gaming e vogliono il meglio per l'esperienza finale, ma ci sono anche altre persone per cui quello è un business puro e semplice, e sono queste persone che il 90% delle volte sono quelle che prendono le decisioni. CDPR ha dimostrato che non era un'eccezione alla regola. Per questo motivo il suggerimento è di non dare mai fiducia incondizionata a nessuno. Ogni gioco si giudica al rilascio e mai prima, perché qualsiasi informazione precedente potrebbe non rispecchiare necessariamente il prodotto finale. Ritorniamo al caso specifico, perché Cyberpunk 2077 ha praticamente ricevuto un reboot vero e proprio, il che ha permesso a CDPR di riconquistare abbastanza la simpatia del pubblico. Personalmente non credo che torneranno ad avere quella fiducia incondizionata di cui godevano dopo il rilascio di The Witcher 3, e a mio avviso non dovrebbero, perché è molto sano che i giocatori guardino con scetticismo ed attenzione qualsiasi informazione venga fornita dalle case di sviluppo. Per rispondere alla domanda del video, CDPR personalmente credo abbia dimostrato di essere ancora capace di poter tirar fuori titoli di qualità. Possiamo quindi guardare con un modico di speranza il The Witcher che è attualmente in sviluppo. La speranza è che il publisher polacco abbia capito che la reputazione è una bestia volubile, quasi quanto il pubblico che la fornisce, e che magari la prossima volta dovrebbero essere un po' più trasparenti sullo stato dei lavori. E spero soprattutto che i giocatori abbiano imparato a diffidare dall'hype e aspettare di avere informazioni di terze parti affidabili sui giochi prima di prendere una decisione sull'acquisto. Anche se purtroppo ne dubito, perché se fosse così avremmo imparato già questa lezione dopo No Man's Sky, o dopo Battlefront 2, o dopo Diablo 3. E mi fermo qua, se no il video non finisce più. Per quanto mi riguarda, il mio ritorno a Night City dopo la patch e l'espansione è stata una delle esperienze di gaming più appaganti di questo 2023, e spero tanto che col prossimo titolo questa esperienza verrà fornita al lancio e non dopo 3 anni di limbo. E voi invece avete ripreso in mano Cyberpunk 2077 e che ne pensate della versione 2.0? Fatemelo sapere nei commenti, e subito dopo guardate uno dei video che appare ora sullo schermo, scelti appositamente per voi. Allora ci vediamo lì. Grazie per avermi prestato ascolto e come sempre, keep on play.